Lezione 1. Dare priorità alla forma fisica in una vita frenetica. Ehi Anna, volevo chiederti, come fai a trovare il tempo per allenarti nei tuoi impegni? Faccio davvero fatica a inserirmi. È sicuramente una sfida, ma rendere la forma fisica una priorità è così importante. La chiave per me è trovare modi per integrarlo nella mia routine quotidiana. Questo è un ottimo punto. Tendo a pensare all'esercizio fisico come a qualcosa in più che devo fare, piuttosto che solo una parte della mia giornata normale. Esattamente. Anche piccole cose come salire le scale anziché l'ascensore o andare a fare riunioni a piedi possono fare una grande differenza. Ah, mi piace l'idea, specialmente le riunioni a piedi. È un modo semplice per muoversi senza che sembri un allenamento separato. Assolutamente. E se ho una giornata davvero frenetica, faccio anche qualche veloce esercizio alla scrivania o allungamento sulla mia postazione di lavoro. Bello, è un modo intelligente per intrufolarsi in qualche attività. Dovrei iniziare a farlo invece di stare seduto per ore e ore. Sicuramente provalo. Anche 5-10 minuti di movimento leggero possono ricaricarti e aumentare la tua produttività. Questo è un ottimo punto. Tendo a portare a termine il mio lavoro senza interruzioni, che sono sicuro non sia l'approccio più salutare. Esattamente. Si tratta solo di trovare quell'equilibrio e di integrare perfettamente il fitness nella vita quotidiana. Hai ragione, devo migliorare in questo. Forse proverò a impostare alcuni promemoria sul calendario per brevi pause di allenamento. Questa è un'ottima idea. Avere quella struttura integrata può davvero contribuire a renderla un'abitudine costante. Assolutamente. E se faccio fatica a trovare il tempo, dovrò essere creativa anche con i miei allenamenti. Di sicuro. L'allenamento a intervalli ad alta intensità o gli esercizi a corpo libero sono ottime opzioni quando hai poco tempo. Ah sì, sono perfetti. Posso sicuramente dedicarmi a una rapida sessione IT anche nei miei giorni più impegnativi. Esattamente. La chiave è semplicemente essere flessibili e adattabili alla tua routine di fitness. Questo è davvero un buon consiglio. Tendo a rimanere bloccato in una mentalità tutto o niente, ma qualsiasi attività è meglio di niente. Totalmente. Il progresso è progresso, non importa quanto piccolo. Continua a muoverti nella giusta direzione. Hai assolutamente ragione. Bene, mi hai davvero ispirato a ripensare al modo in cui affronto il fitness nella mia vita quotidiana. Sono così felice di aver potuto fornire una prospettiva utile. Ricorda, si tratta solo di trovare ciò che funziona meglio per te. Sicuramente. Ok, è ora che io metta in pratica queste strategie. Grazie per la motivazione, Anna. Certo, in qualsiasi momento. Ti auguro buona fortuna per inserire la forma fisica nei tuoi impegni. Lo apprezzo. Ci vediamo dopo. Lezione 2. Ottenere un vantaggio competitivo. Ehi Anna, sto davvero cercando di ottenere un vantaggio competitivo nella mia carriera ultimamente. Hai qualche consiglio su come affrontarlo? Assolutamente. John, la chiave è adottare un approccio strategico ben pianificato. Il primo passo è comprendere veramente il tuo settore e le competenze specifiche che sono molto richieste. Questo ha senso.
Dovrò fare qualche ricerca per identificare le aree su cui concentrarmi per stare al passo con i tempi. Esattamente. Una volta individuate le competenze critiche, puoi iniziare a perfezionarle attraverso la formazione e lo sviluppo continui. Ok, questo è un ottimo punto. Dovrei rivolgermi a workshop, corsi online o persino a un mentore per aiutarmi a migliorare queste capacità essenziali. Sicuramente. E non dimenticare di sfruttare anche la tua rete. Il contatto con i leader e i colleghi del settore può fornire informazioni e opportunità inestimabili. Bella chiamata. Il networking non è mai stato il mio punto forte, ma so che è fondamentale per ottenere quel vantaggio competitivo. Ti capisco. Può essere intimidatorio. Ma anche piccoli passi come partecipare a eventi del settore o entrare a far parte di associazioni professionali pertinenti possono fare una grande differenza. Questo è un buon suggerimento. Dovrò iniziare a mettermi in gioco di più e a creare quei collegamenti importanti. Assolutamente. E una volta che inizi a costruire quella rete, assicurati di coltivare quelle relazioni. Segui, offri assistenza e cerca modi per collaborare. Bene, non si tratta solo di stabilire il contatto iniziale, ma di mantenere tali connessioni nel tempo. Dovrò migliorare in questo. Esattamente. Un coinvolgimento costante e la fornitura di valore alla rete sono fondamentali. Ti aiuterà a diventare una risorsa di riferimento nel tuo campo. Questo ha molto senso. Ok, sto iniziando a farmi un'idea più chiara di come affrontare l'intera faccenda del vantaggio competitivo. Meraviglioso. Sono lieto di aver potuto fornire alcune indicazioni utili. La cosa più importante è avere una mentalità proattiva e strategica. Di sicuro. E mi piace l'idea di affinare davvero quelle abilità e capacità critiche che mi contraddistingueranno. Sicuramente. Rimani agile, continua a imparare e sfrutta la tua rete. Questa è una formula vincente per ottenere un vantaggio competitivo. Fantastico, questo è stato super perspicace. Mi sento motivato a mettere in atto queste strategie. Sono felice di sentirlo, John. Ti auguro tutto il meglio per la tua crescita e avanzamento professionale. Lo apprezzo, Anna. Va bene, è ora che io inizi a pianificare. Ci vediamo dopo. Lezione 3. Un atteggiamento di gratitudine. Ehi Anna, ultimamente ho pensato molto all'importanza della gratitudine. Cosa significa questo concetto per te? La gratitudine consiste nel riconoscere e ringraziare per le cose belle che abbiamo nella nostra vita, che si tratti del cibo, della famiglia, della salute o anche delle piccole benedizioni quotidiane. È davvero un bel modo di pensarci. È così facile lasciarsi prendere da ciò che ci manca o da ciò che vogliamo, che dimentichiamo di apprezzare ciò che già abbiamo. Assolutamente. Coltivare un atteggiamento di gratitudine può avere un impatto così profondo sul nostro benessere generale e sulla nostra visione della vita. Posso immaginare. Prendersi del tempo per essere grati anche per le piccole cose deve fare una grande differenza. Sicuramente. Si tratta di spostare la nostra attenzione dagli aspetti negativi e di assaporare davvero gli aspetti positivi, grandi o piccoli che siano. Questo mi piace.
Hai qualche pratica specifica di gratitudine che consigli per aiutare a promuovere quella mentalità? Bene, una cosa semplice è prendere l'abitudine di nominare alcune cose per cui sei grato ogni giorno, che si tratti di un diario o semplicemente di una tranquilla riflessione. Ah, è un'ottima idea. Iniziare la giornata con quella mentalità positiva deve essere così centrato. Esattamente. Ti aiuta a ripristinare la tua prospettiva e ti mette in uno stato d'animo molto più riconoscente e gioioso. Ne vedo il valore. Ci sono altri modi per infondere più gratitudine nella vita quotidiana? Assolutamente. Potresti anche provare a scrivere note di ringraziamento alle persone che hanno avuto un impatto su di te, o anche solo dedicare un momento a esprimere verbalmente il tuo apprezzamento. Oh, è un ottimo suggerimento. Scommetto che un biglietto scritto a mano significherebbe molto per qualcuno. Sicuramente. È un modo così semplice ma potente per far sentire qualcun altro apprezzato e riconosciuto. Questo mi piace. Mi hai davvero ispirato ad essere più deciso a coltivare un atteggiamento di gratitudine. Sono così felice di sentirlo, John. È una pratica così importante e può davvero trasformare la tua mentalità e la tua visione della vita. Capisco perché. Ok, è ora che inizi a mettere in pratica queste strategie di gratitudine. Grazie per la chiacchierata perspicace, Anna. Certo, sono felice di aver potuto fornire una prospettiva utile. Ti auguro tutto il meglio per il tuo viaggio di gratitudine. Lo apprezzo. Ci vediamo dopo. Lezione 4. Una corsa attraverso il terminale. Wow, sono esausto. Ho dovuto attraversare di corsa l'intero aeroporto per arrivare in orario. Oh no, cos'è successo? Ci sono stati ritardi o problemi con i tuoi piani di viaggio? Niente di grave, ho solo sottovalutato quanto tempo avrei avuto bisogno per arrivare al mio cancello. Ho finito per correre come un matto attraverso il terminale. Accidenti, sembra stressante. Immagino di provare a navigare in un aeroporto affollato a tutta velocità. Hai capito bene. Entravo e uscivo dalla gente, trascinavo dietro di me il bagaglio a mano. Dovevo essere sembrato un pazzo. Ah, posso immaginarlo. Alla fine sei almeno arrivato in orario al tuo volo? Per fortuna sì. Sono arrivato al cancello proprio mentre chiudevano le porte. Sono arrivato a malapena, ma sono così sollevato di non aver perso il volo. Wow, è bello sentirlo. Niente di peggio del panico causato dal rischio di rimanere bloccati in aeroporto. Sicuramente no. Credo di essermi ridotto qualche anno di vita con tutta quella corsa, però. Scommetto. Il tuo cuore deve aver accelerato a 1 miglio al minuto. Hai almeno avuto modo di riprendere fiato prima del decollo? Non proprio, sono praticamente crollato sul sedile, cercando ancora di riprendere fiato. L'assistente di volo pensava che avessi un'emergenza medica. Oh no, poverina. Sono sicuro che sia stato un inizio interessante per il tuo viaggio. Potresti dirlo ancora. Ero sudata e mi mancava il fiato. Non proprio l'arrivo in aeroporto più grazioso.
Ah beh, queste cose succedono a volte. Almeno alla fine ce l'hai fatta, giusto? Questa è la parte più importante. Vero, vero. E ho imparato la lezione, sto sicuramente accumulando un po' di tempo extra per il mio prossimo viaggio in aeroporto. Bella chiamata. Meglio avere un po' di tempo in più da perdere piuttosto che sfrecciare tra i terminal in preda al panico. Esattamente. Non so se il mio cuore può sopportare un'altra follia come quella. Ah, non ti biasimo. Sembra un vero calvario. Speriamo che il resto dei tuoi viaggi sia piacevole e senza intoppi. Grazie, lo spero davvero. Bene, è ora che mi prenda un caffè e cerchi di riprendermi da quell'avventura in aeroporto. Sembra un piano. Goditi il resto del tuo viaggio e buon viaggio. Lo apprezzo. Ci vediamo dopo. Lezione 5. Idratarsi per la salute. Ehi Anna, volevo chiederti una cosa. Ho cercato di bere più acqua durante il giorno e sento che ha fatto davvero la differenza. Ottimo. John, rimanere idratati è così importante per la nostra salute e il nostro benessere generale. Sicuramente. Ho notato che ho più energia, la mia pelle appare più luminosa e dormo anche meglio. Questo è esattamente ciò che ci aspetteremmo di vedere quando qualcuno aumenta l'assunzione di acqua. Una corretta idratazione ha tanti vantaggi. Mi ha davvero aperto gli occhi. Facevo fatica a bere abbastanza acqua, ma ora mi assicuro di tenere sempre con me una bottiglia d'acqua. Questa è un'ottima strategia. Averlo prontamente disponibile rende molto più facile ricordarsi di sorseggiarlo costantemente durante la giornata. Esattamente. E trovo che se bevo un bicchiere d'acqua come prima cosa al mattino, dà il tono per il resto della mia giornata. È un'ottima abitudine da coltivare. Idratarsi subito al risveglio può dare il via ai sistemi e ai processi del corpo. Totalmente. E a volte metto in infusione la mia acqua con frutta fresca o erbe aromatiche per renderla un po' più eccitante. Oh, è un'idea meravigliosa. L'aggiunta di un po' di aroma naturale può rendere l'acqua potabile più piacevole. Sicuramente. Sto sperimentando cose come limone, cetriolo e persino un pizzico di menta. È un bel modo per mescolarlo. Sembra delizioso e rinfrescante. Un'ottima alternativa anche ai succhi o alle bibite zuccherate. Assolutamente. E trovo di essere meno tentata di optare per quelle opzioni malsane quando ho a portata di mano la mia acqua gustosa e idratante. Questo è un punto fantastico. Rimanere ben idratati può effettivamente frenare le voglie e ridurre gli spuntini con cibi meno nutrienti. Esattamente. È stato un punto di svolta per me. Nel complesso mi sento molto meglio da quando ho dato la priorità all'assunzione di acqua. Sono così felice di sentirlo, John. Una corretta idratazione è davvero una delle cose più semplici ma più efficaci che possiamo fare per la nostra salute. Su questo hai ragione. Ok, vado a riempire la mia bottiglia d'acqua. Grazie per la bella chiacchierata, Anna. Certo, in qualsiasi momento. Continua il fantastico lavoro con le tue abitudini di idratazione. Lo farà. Ci vediamo dopo.
Lezione 6. Gestione di un fender bender. Ehi Anna, non posso credere che siamo appena entrati in un piccolo parafango. Scambiamo le informazioni sull'assicurazione mentre aspettiamo che arrivino i soccorsi. Buona idea, John. La sicurezza prima di tutto. Vogliamo assicurarci di avere tutti i dettagli necessari documentati correttamente. Assolutamente. Prendo la mia tessera assicurativa e la patente di guida. Vuoi che riceva anche le tue informazioni? Sì, per favore. Ho il mio proprio qui. Vorremmo scambiarci nomi, dati di contatto, numeri di polizza assicurativa e informazioni sulla targa. Capito. Ok, fammi annotare tutto. Sembra che i danni siano minimi, ma è sempre meglio essere accurati. Sicuramente. Vorremmo avvisare i nostri assicuratori in entrambi i casi, solo per sicurezza. Di sicuro. Chiamerò il mio agente non appena avremo finito. Vuoi che faccia lo stesso per te? Sarebbe fantastico. Grazie. Apprezzo davvero che tu abbia preso l'iniziativa. Sono ancora un po' scossa. Nessun problema, sono felice di aiutarti. Restiamo al sicuro e aspettiamo che le autorità documentino l'incidente. Suona bene, sono contenta che stiamo bene entrambi. Sarebbe potuto andare molto peggio, ma hai reagito con molta calma. Beh, sfortunatamente ho avuto la mia giusta dose di situazioni di questo tipo. Rimanere equilibrati è fondamentale. Questo ha senso. Sembra che tu sappia esattamente cosa stai facendo. Mi sento molto meglio con te qui. Sono lieto di aver potuto dare una mano ferma. Va bene, ho tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Speriamo che la polizia arrivi presto così possiamo risolvere la situazione. Concordato. Nel frattempo, facciamo un respiro profondo e valutiamo il danno. Non c'è bisogno di farsi prendere dal panico. Esattamente. Ce la faremo benissimo. Ti ringrazio anche per aver mantenuto la calma, rende una situazione stressante un po' più facile. Certo, lo stiamo affrontando insieme. Sono contenta che nessuno sia rimasto ferito. Sono arrivate le luci lampeggianti. Sembra che ci siano le autorità. Tempismo perfetto. Va bene, andiamo a parlare con gli agenti e sistemiamo la faccenda. Dopo, possiamo andare per la nostra strada. Suona bene fai da apripista, John. Sono proprio dietro di te. Fantastico. Ok, facciamolo. Lezione 7. Prenotare la vacanza perfetta. Ehi Anna, sto cercando di organizzare una piccola vacanza. Dove prenoti di solito il tuo viaggio? Di solito utilizzo siti di viaggi popolari come Expedia o Travelocity. Hanno un'ampia selezione di voli, hotel e pacchetti vacanza in un unico posto. Ah sì, sono ottime opzioni. Mi piace come puoi confrontare prezzi e servizi fianco a fianco. Esattamente. Rende molto più facile trovare le migliori offerte e personalizzare il viaggio. Hai in mente una destinazione specifica? Beh, stavo pensando di fare una vacanza al mare in un posto tropicale. Qualche consiglio sui posti migliori in cui cercare? Oh,
una vacanza in spiaggia sembra incantevole. Suggerirei di dare un'occhiata alle destinazioni nei Caraibi o anche nelle Florida Keys. I Caraibi, eh? Potrebbe essere davvero bello. Ho sempre voluto visitare un posto come la Giamaica o le Bahamas. Sarebbero scelte fantastiche. Le spiagge sono meravigliose e c'è così tanta cultura vivace da vivere. È esattamente quello che sto cercando, un'occasione per rilassarmi sulla spiaggia ma anche per esplorare. Assolutamente. La maggior parte di queste destinazioni insulari offre la combinazione perfetta di tempo in spiaggia e opportunità per immergersi nella scena locale. Meraviglioso, è davvero attraente per me. Bene, allora è ora di iniziare a sfogliare alcuni pacchetti vacanza. Sembra un piano. Assicurati solo di leggere attentamente le recensioni e i dettagli al momento della prenotazione. Bella chiamata. Non vorrei nessuna brutta sorpresa quando mi presenterò al resort. Esattamente. E non abbiate paura di fare un po' di shopping. I prezzi possono variare parecchio tra i diversi siti di viaggi. Notato. Confronterò sicuramente alcune opzioni per assicurarmi di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo. Fantastico! Sono sicuro che qualunque cosa prenoterai sarà una vacanza incredibile e memorabile. Lo spero davvero. Sono entusiasta di iniziare a pianificare questo viaggio, è passato troppo tempo dall'ultima volta che ho fatto una vera vacanza. Posso immaginare. Tutti hanno bisogno di un'occasione per rilassarsi e ricaricarsi a volte. Te lo meriti. D'accordo, non vedo l'ora. Va bene, è ora che mi immerga in qualche ricerca sui viaggi. Grazie per i suggerimenti, Anna. Certo, felice di aiutarti. Ti auguro buona fortuna per la pianificazione del perfetto rifugio tropicale. Lo apprezzo. Ci vediamo dopo. Lezione 8. Declutterare per la felicità. Ehi Anna, ultimamente sento il bisogno di riordinare il mio spazio abitativo. Hai qualche consiglio per affrontare questo tipo di progetto? Assolutamente. John, la chiave è prenderla con calma e chiedersi se ogni oggetto ti porta davvero felicità o serve a uno scopo. Questo è un ottimo punto. Ho la tendenza a farmi sopraffare e iniziare a buttare via le cose volenti o nolenti. Posso capire quella sensazione. Riordinare può essere un processo emotivo, ma affrontarlo con attenzione produrrà i migliori risultati. Ok, quindi dovrei davvero prendermi il tempo per valutare ogni articolo e non sbarazzarmi ciecamente di tutto, eh? Esattamente. Esamina i tuoi effetti personali categoria per categoria e sii onesto con te stesso su ciò che effettivamente usi e ami. Questo ha senso. Dovrò essere spietato, ma in modo misurato. Niente più epurazioni impulsive. Ah, sì, esattamente. L'obiettivo è creare uno spazio abitativo che sia confortevole e gioioso, non spoglio. Mi piace questa prospettiva. Si tratta di trovare il giusto equilibrio, non minimizzarlo per il gusto di farlo. Precisamente. E non abbiate paura di essere sentimentali riguardo a certi oggetti. Siate selettivi su ciò che conservate. Bella chiamata. Sono sicuro di avere molte cose che hanno più valore nostalgico che pratico.
Sicuramente. Il mi dà gioia. Il test è così importante. Ti aiuta a distinguere ciò che è significativo dal disordine. Ne vedo il valore. Ok, ora mi sento più preparato per affrontare questo progetto. Qualche altro consiglio? Assolutamente. Suggerirei anche di suddividerlo in attività più piccole e più gestibili. Farne un po' alla volta può renderla meno scoraggiante. Questo è intelligente. Stavo pensando di buttarmi a capofitto, ma hai ragione, un approccio passo dopo passo è probabilmente meglio. Esattamente. E non dimenticare di premiarti lungo la strada. Celebrate i progressi che fate. Oh, ottima scelta. Una piccola sorpresa o un'attività divertente potrebbero fornire la motivazione per andare avanti. Sicuramente. Il rinforzo positivo è fondamentale quando si intraprende un grande progetto organizzativo. Adoro quell'idea. Va bene, mi sento eccitato e pronto per iniziare a sgombrare. Grazie per il fantastico consiglio, Anna. Certo, sono felice di aver potuto fornire alcune indicazioni utili. Ti auguro buona fortuna per il tuo viaggio nel disordine. Lo apprezzo. Ok, è ora di immergerci. Ci vediamo dopo. Lezione 9. Rintracciare un oggetto smarrito. Ehi Anna, speravo che tu potessi aiutarmi. Mi sembra di aver smarrito la mia giacca preferita e mi sto rovinando il cervello cercando di ricordare dove l'ho vista l'ultima volta. Oh no, mi dispiace sentirlo, John. Hai delle caratteristiche identificative sulla giacca che potrebbero aiutarci a rintracciarla? In effetti, sì, ha una caratteristica toppa rossa sul davanti. È uno dei miei pezzi preferiti, quindi spero davvero di poterlo trovare. Ok, la macchia rossa è un ottimo dettaglio da ricordare. Dov'è l'ultimo posto in cui sai di avere la giacca? Tornare sui tuoi passi potrebbe essere utile. Beh, credo che l'ultima volta che l'ho indossato sia stato al lavoro qualche giorno fa. Devo averlo tolto a un certo punto e poi me ne sono completamente dimenticato. Capisco. Hai controllato il tuo ufficio o le aree comuni del lavoro dove potresti averlo dimenticato? Sai, in realtà non sono ancora tornato a cercarlo lì. Sapevo che prima o poi sarebbe apparso, ma forse dovrei andare a dare un'occhiata più da vicino. Questa è una buona idea. Prima riesci a tornare sui tuoi passi. Maggiori sono le possibilità di trovarlo prima che vada ulteriormente fuori posto. Assolutamente. Ok, vado in ufficio il prima possibile per vedere se riesco a individuare quella macchia rossa da qualche parte. Mossa intelligente. E fammi sapere se ti servono altri occhi per aiutarmi nella ricerca. Sarò lieto di aiutarvi come posso. Lo apprezzo davvero, Anna. È sempre più facile ritrovare un oggetto smarrito quando c'è anche qualcun altro a cercarlo. Sicuramente. Due paia di occhi sono meglio di uno, come si suol dire. Spero che tu riesca a rintracciare rapidamente la tua giacca. Anch'io. È uno dei miei pezzi preferiti, quindi mi dispiacerà se sparirà per sempre. Va bene, è ora che mi metta a cercare. Suona bene e buona fortuna, John. Ho le dita incrociate. Presto ti ritroverai con la tua giacca preferita. Grazie, lo spero davvero anch'io. Ok, vado a perlustrare l'ufficio. Ci vediamo dopo.
Lezione 10. Una giornata di shopping ed esplorazione. Ehi Anna, sono così eccitata, ho tutto il giorno libero per fare shopping ed esplorare. Sei pronto per unirti a me? Assolutamente, John. Sembra il modo perfetto per trascorrere la giornata. Non vedo l'ora di dare un'occhiata a nuovi negozi e ristoranti. Fantastico, sono contenta che tu stia giocando. Non vedevo l'ora di rinnovare il mio guardaroba, quindi sono pronta per andare al centro commerciale. Oh, shopping sfrenato. Ci sto. Dovremmo anche pranzare mentre siamo in giro. Concederci qualcosa di delizioso. Ottima idea. Ho voglia di qualcosa di sostanzioso e confortante, magari qualcosa di classico da tavola. Sembra perfetto. Possiamo girovagare, entrare in tutti i negozi e poi fare rifornimento con un delizioso pranzo. Esattamente. Esattamente il tipo di giornata di cui avevo bisogno. Solo una pausa di qualità, niente agenda. L'ho sentito. A volte è bello girovagare e vedere dove ci porta la giornata, senza piani rigidi. Assolutamente. Mi sembra di essere stata così impantanata dal lavoro e dalle faccende domestiche ultimamente. Sarebbe bello lasciarsi andare un po'. Posso immaginare. Questo sarà il pulsante di ripristino perfetto. È ora di ricaricare quelle batterie. Ci puoi scommettere. Va bene, diamo inizio a questa avventura allora? Sono pronto ogni volta che lo sei. Mi sembra una buona idea. Apriti la strada, John. Sono dietro di te, pronto a fare acquisti fino allo sfinimento. Ah, adoro questo atteggiamento. Ok, prima tappa, il centro commerciale. Ho la sensazione che sarà una giornata fantastica. Ne sono sicuro. Questo è esattamente il tipo di tempo di qualità di cui abbiamo bisogno entrambi. Non vedo l'ora di vedere cosa scopriremo. Nemmeno io. Bene, facciamolo, fare shopping, esplorare e mangiare bene in abbondanza. Cosa possiamo chiedere di più? Esattamente. Ok, avanti e verso l'alto. Sarà fantastico, lo so e basta. Non potrei essere più d'accordo. Va bene, eccoci, inizia la stravaganza dello shopping. Lezione 11. Le ingegnose tattiche di caccia degli indiani delle pianure. Ehi Anna, sapevi che gli indiani delle pianure avevano dei metodi di caccia davvero affascinanti prima di acquisire i cavalli? No, non lo sapevo. Mi piacerebbe saperne di più sulle loro tecniche di caccia. Quali erano alcuni dei modi innovativi con cui cacciavano i bufali? Bene, un approccio interessante era che i cacciatori si avvicinassero silenziosamente alle mandrie di bufali e si nascondessero nell'erba alta o dietro gli elementi naturali. Ah, capisco. Quindi hanno usato la furtività e l'occultamento per avvicinarsi agli animali senza essere scoperti. Ciò deve aver richiesto molta abilità e pazienza. Assolutamente. Erano maestri nel camuffamento e nel tracciamento. Una volta in posizione, lanciavano i loro attacchi con archi e frecce o lance. Affascinante. Posso solo immaginare quanto debba essere stato snervante avvicinarsi così tanto ad animali così massicci e potenti. Hai ragione, era incredibilmente rischioso. Ma avevano sviluppato tecniche molto precise per sfruttare al meglio le loro armi limitate.
Sono colpita dalla loro ingenuità e intraprendenza. Quali altri metodi usavano prima di iniziare a usare i cavalli nella caccia? Beh, una tattica unica era conosciuta come salto del bufalo. Avrebbero radunato i bufali verso il bordo di una scogliera, per poi spingerli oltre il bordo fino a farli morire al di sotto. Wow, deve essere stato un processo complesso e pericoloso. Come sono riusciti a far sì che l'intera mandria andasse al limite in quel modo? Avrebbero istituito intricati sistemi di barriere naturali e artificiali per incanalare i bufali verso il sito del salto. È stato uno sforzo comune altamente coordinato. Incredibile! Hanno davvero massimizzato le risorse a loro disposizione nel loro ambiente. Un modo così intelligente per cacciare quei grandi animali. Sicuramente. Gli indiani delle pianure erano maestri nell'adattarsi e prosperare nel loro aspro paesaggio. Le loro tecniche di caccia erano davvero geniali. Sono stupito dal loro livello di innovazione e abilità, soprattutto visti i limiti che hanno dovuto affrontare. È uno sguardo affascinante sul loro modo di vivere. Assolutamente. È un ottimo esempio di come l'ingegno umano possa superare le sfide, anche negli ambienti più difficili. Roba davvero stimolante. Sono d'accordo, John. Conoscere le tattiche di caccia degli indiani delle pianure mi ha dato un nuovo apprezzamento per la loro cultura e il loro stile di vita. È davvero affascinante. Sono felice di aver potuto condividere quel pezzo di storia con te. È sempre emozionante scoprire le soluzioni intelligenti che i nostri antenati hanno sviluppato per prosperare. Sicuramente. È un ottimo promemoria che l'intraprendenza e l'adattabilità sono tratti umani senza tempo. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo a istruirmi su questo argomento. Certo, ne sono felice. Bene, passiamo al nostro prossimo argomento di discussione? Non vedo l'ora di cosa vorresti parlare dopo. Lezione 12. Trovare la speranza in tempi difficili. Ehi Anna, ultimamente mi sento un po' triste per lo stato del mondo. Ma sai come si dice, dove c'è una volontà, c'è un modo. Ti capisco, John. Può essere facile scoraggiarsi, ma credo fermamente che finché abbiamo anche il minimo barlume di speranza, possiamo continuare ad andare avanti. Questa è un'ottima prospettiva. Suppongo sia facile lasciarsi impantanare da tutta la negatività e le sfide che vediamo intorno a noi. Assolutamente. Ma penso che la cosa più importante sia non perdere di vista il lato positivo. Anche nei momenti più bui, ci sono sempre motivi per sperare. Hai fatto davvero un'ottima osservazione. Immagino che si tratti solo di cambiare la nostra mentalità e concentrarci sulla luce, piuttosto che soffermarci sull'oscurità. Esattamente. E credo che sia questo lo scopo della politica, non limitarsi a soffermarsi sui problemi, ma cercare soluzioni e modi per fare progressi. Questa è una versione interessante. Cosa pensi che la gente dovrebbe cercare dalla politica e dai leader politici di questi tempi? Bene, penso che prima di tutto, le persone vogliano vedere intraprese azioni reali e significative per affrontare i problemi che contano di più per loro e per le loro comunità. Assolutamente. Le promesse vuote e i battibecchi di parte sembrano solo generare più cinismo e disperazione. Completamente d'accordo. Le persone vogliono leader che si rimbocchino le maniche e facciano il duro lavoro di unire le persone, piuttosto che separarle.
Sicuramente. E penso che vogliano anche vedere una vera compassione e preoccupazione per il benessere di tutti i cittadini, non solo di pochi eletti. Sì, è così importante. La politica dovrebbe servire il bene comune, non servire i propri interessi o quelli di una circoscrizione ristretta. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. Sai, parlare con te mi ha davvero aiutato a cambiare un po' la mia prospettiva. Ora mi sento un po' più fiducioso. Sono così felice di sentirlo, John. È facile scoraggiarsi, ma credo davvero che finché manteniamo vivo quel barlume di speranza, possiamo superare qualsiasi cosa. Hai assolutamente ragione. E avere intorno a noi brave persone in grado di fornire una prospettiva positiva fa la differenza. Concordato. A volte abbiamo solo bisogno di una piccola spinta per ricordare che anche nei momenti più bui c'è sempre un modo per andare avanti. Beh, grazie per essermi stata d'aiuto oggi, Anna. Ti ringrazio davvero per aver dedicato del tempo a questa conversazione significativa. Certo, John, sono sempre felice di discutere di questi importanti argomenti e spero di fornire un po' di ispirazione lungo il percorso. Dopotutto, è a questo che servono gli amici. Non potrei essere più d'accordo. Va bene, mi sento rinvigorito e pronto per affrontare la giornata. Dove dobbiamo andare da qui? Lezione 13. Artigianato qualificato e progetti comunitari. Ehi Anna, mi chiedevo se potresti essere in grado di aiutarmi con un progetto comunitario in cui sono coinvolta. Il mio amico Mike è molto abile nella lavorazione del legno e nell'edilizia e si è offerto di dare una mano. Oh, è meraviglioso, John. Avere qualcuno con quel livello di maestria a bordo può fare una grande differenza. A che tipo di progetto stai lavorando? Bene, stiamo costruendo un set per una produzione teatrale locale. Il regista ha una visione molto specifica e Mike è stato una manna dal cielo nel darle vita. È fantastico che tu abbia un amico con quel tipo di talento. La lavorazione del legno e l'edilizia sono competenze così preziose, soprattutto per un progetto comunitario come questo. Assolutamente. Mike ha lavorato instancabilmente, tagliando e assemblando tutti i diversi pezzi di cui abbiamo bisogno. La sua attenzione ai dettagli è incredibile. Posso immaginare. Deve essere incredibile vederlo trasformare le materie prime in un set completo e funzionale. Quel tipo di artigianato è davvero una forma d'arte. Hai proprio ragione. Lo fa sembrare semplice, ma so che ci vuole molto pensiero e abilità. Sono costantemente sbalordito da ciò che è in grado di creare. Posso capirlo. È impressionante quando qualcuno è in grado di prendere un'idea e poi tradurla in un risultato tangibile e fisico. Questo tipo di talento è piuttosto raro. Sicuramente. E la cosa migliore è che non viene nemmeno pagato per questo. Lo fa solo per la bontà del suo cuore e per sostenere la comunità artistica locale. Wow, è così generoso da parte sua. È meraviglioso quando le persone sono disposte a offrire volontariamente il loro tempo e le loro competenze per il bene della comunità. Lo so, giusto? È stato una grande risorsa e sono davvero grata di averlo nella squadra. Il set sta davvero iniziando a riunirsi bene grazie ai suoi sforzi. Questo è fantastico. Sono sicuro che il regista teatrale e il resto della troupe di produzione siano entusiasti di avere un volontario così abile che contribuisce al progetto.
Assolutamente. Hanno cantato le lodi di Mike senza sosta. Ha davvero trasformato la loro visione in realtà in un modo che non avrebbero potuto realizzare da soli. È così meraviglioso da sentire. È fantastico quando i talenti e le passioni individuali possono essere sfruttati per sostenere iniziative comunitarie come questa. Ha un impatto reale. Non potrei essere più d'accordo. Sono davvero orgoglioso di far parte di questo progetto e di avere l'opportunità di lavorare al fianco di qualcuno così abile e generoso come Mike. È davvero ammirevole, John. È così importante riconoscere e apprezzare le persone nelle nostre comunità che sono disposte a farsi avanti e dare una mano, senza alcuna aspettativa di ricompensa. Esattamente. Mike è una vera fonte di ispirazione e spero che il suo esempio incoraggi altri a mettersi in gioco e condividere anche i propri talenti. La comunità significa riunirsi, sai? Assolutamente. Quando le persone uniscono le proprie risorse e competenze, possono succedere cose incredibili. Sembra che questo progetto teatrale ne sia un meraviglioso esempio. Lo è davvero. Va bene, mi sento motivato a tornare a lavorarci. Grazie per aver ascoltato, Anna. Grazie per aver dedicato del tempo per parlare di questo. Lezione 14. Una gita al grande magazzino. Ehi Anna, ho notato che non c'eri prima. Dove sei andato alla fine? Oh, ho deciso di fare un po' di shopping prima. Sono andato ai grandi magazzini in centro. Il grande magazzino, eh? Hai trovato qualcosa di buono? Sono sempre alla ricerca di nuovi vestiti. In effetti, sì. Avevano degli stili primaverili davvero carini che hanno attirato la mia attenzione. Non ho potuto resistere alla raccolta di alcuni nuovi pezzi. Meraviglioso. Che genere di cose hai trovato? Mi piacerebbe sapere del tuo bottino. Beh, mi sono aggiudicata un bellissimo abito con stampa floreale che penso sarà perfetto per i mesi più caldi. E ho anche preso un nuovo blazer in un delizioso colore blu tenue. Oh, sembrano entrambe deliziose. Soprattutto l'abito a fiori, è proprio quello che fa per me. Adoro un bel look femminile primaverile. Pensavo che potessi farlo. E il blazer è così versatile. Posso vestirlo in modo elegante o elegante a seconda dell'occasione. Pensiero intelligente. Sembra che tu abbia davvero sfruttato al massimo la tua visita al grande magazzino. Qualche altra scoperta interessante? In realtà sì. Avevano la più squisita esposizione di gioielli che non ho potuto fare a meno di sfogliare. Alla fine mi sono regalata una delicata collana in oro. Una nuova collana, eh? Scommetto che deve essere stata una vera delizia. I gioielli dei grandi magazzini possono essere così eleganti. Sicuramente. È il piccolo tocco di lusso perfetto. E la cosa migliore è che tutti i proventi delle vendite di gioielli sono stati devoluti in beneficenza. Oh, che meraviglia! Adoro quando i rivenditori trovano il modo di restituire qualcosa in questo modo. Rende l'esperienza di acquisto ancora più significativa. Assolutamente. È un vantaggio per tutti. Posso concedermi un po' di shopping e allo stesso tempo sostenere una buona causa. Non posso batterlo. Sono d'accordo con tutto il cuore. Sembra che tu abbia avuto un viaggio davvero produttivo e appagante al grande magazzino. Sono un po' gelosa. Ah, beh,
sei più che benvenuto a unirti a me la prossima volta. Sono sicuro che potremmo trovarti anche alcuni fantastici nuovi pezzi. Sai una cosa, potrei essere d'accordo con te. Un po' di shopping potrebbe essere la cosa giusta per risollevarmi il morale. Meraviglioso! Allora è un appuntamento. Ci dedicheremo una giornata a fare shopping, magari anche a pranzo. Suona bene? Sembra perfetto. Va bene, non vedo l'ora. Grazie per l'invito, Anna. Questo è esattamente ciò di cui ho bisogno. Certo. John, sono lieto di offrirti un po' di terapia al dettaglio ogni volta che ne hai bisogno. Ora iniziamo a pianificare la nostra prossima avventura nei grandi magazzini. Ce l'hai fatta. Ok, sono d'accordo. Da dove iniziamo la nostra caccia ai nuovi abiti perfetti? Lezione 15. Agire per il cambiamento. Ehi Anna, volevo sapere la tua opinione su quel problema della comunità di cui stavamo discutendo l'altro giorno. Pensi che possiamo davvero fare la differenza? Assolutamente. John, credo che quando prestiamo attenzione a questioni importanti e ci impegniamo, possiamo assolutamente portare a cambiamenti significativi. È incoraggiante sentirlo. So che molte persone si sentono come se fossero solo una piccola voce che non può avere un impatto. Capisco questo sentimento, ma credo davvero che non sia così. Anche le azioni individuali possono aumentare e innescare movimenti più ampi. Hai fatto una buona osservazione. Immagino che si tratti di avere il coraggio di farsi avanti e fare qualcosa, piuttosto che stare seduti in disparte. Esattamente. E quando sempre più persone fanno quel primo passo, si crea uno slancio difficile da ignorare. Sai, ho pensato molto a cosa possiamo fare per attirare davvero l'attenzione su questo problema e spingere al cambiamento. Meraviglioso. John, che idee hai? Non vedo l'ora di fare un brainstorming su come possiamo fare una differenza tangibile. Beh, stavo pensando che potremmo iniziare organizzando una riunione comunitaria per coinvolgere più persone e sensibilizzare. È un ottimo primo passo. Riunire la comunità per discutere del problema e delle potenziali soluzioni è fondamentale. Sicuramente. E penso anche che dobbiamo metterci in contatto con i rappresentanti dei nostri governi locali per assicurarci che siano a conoscenza di questo problema. Sì, assolutamente. Fare pressione sui nostri funzionari eletti è fondamentale. Devono sapere che questa è una priorità per i loro elettori. Concordato. Penso che se riusciamo a riunire un gruppo abbastanza numeroso di cittadini preoccupati, avremo una voce molto più forte. È una strategia intelligente. Uniti, sarà molto più difficile per loro ignorarli. Sono entusiasta di dare il via a questa faccenda. Anch'io. Mi sento motivato a fare davvero dei cambiamenti positivi qui. Sei pronto per metterti al lavoro? Assolutamente. John, sono d'accordo con te al 100%. Cominciamo a pianificare quell'incontro con la comunità e a contattare i nostri leader locali. Fantastico. Con il tuo aiuto, so che possiamo avere un impatto reale. Sono grato di averti al mio fianco per questo. Certo. John, sono felice di dedicare il mio tempo e le mie energie a questa importante causa. Insieme, credo che possiamo davvero fare la differenza. Questo è lo spirito.
Va bene, iniziamo. Ho la sensazione che questo sia solo l'inizio di qualcosa di grande. Lezione 16. Le stagioni della neve. Ehi Anna, hai notato come è cambiato il tempo ultimamente? Sta davvero iniziando a sembrare inverno. Sicuramente. Le temperature sono scese parecchio. Sono curioso di vedere quanta neve potrebbe arrivare in questa stagione. Anch'io. Sai, la neve può essere così imprevedibile. Alcuni anni ci viene solo una leggera spolverata, altre volte è una vera e propria bufera di neve. È così vero. È incredibile quante variazioni possiamo avere nel clima invernale da un anno all'altro. Assolutamente. Ricordo che qualche anno fa ci fu una tempesta di neve che praticamente bloccò l'intera città per giorni. Wow, posso solo immaginarlo. Una forte neve come quella può davvero provocare il caos. Deve essere stata una sfida a spostarsi. È stato pazzesco. Le strade erano impraticabili e praticamente eravamo tutti ricoperti di neve. Ma sai, c'è anche qualcosa di magico nella neve pesante. Sono d'accordo. C'è una certa bellezza e meraviglia. Quando il mondo è ricoperto di bianco, può sembrare quasi ultraterreno. Esattamente. È come se un silenzio pacifico e sereno si stabilizzasse su tutto. E c'è qualcosa di così accogliente nell'essere tutti impacchettati dentro. Sicuramente. Il contrasto tra la quiete esterna e il calore e il comfort di casa è davvero speciale. Assolutamente. Amo sempre guardare la neve che cade dolcemente dalle finestre. È così affascinante. Anch'io. E la prima volta che esci nella neve appena caduta, prima che qualcun altro ci sia passato, è semplicemente magico. Totalmente. È come se fossi il primo a scoprire un nuovo paese delle meraviglie invernali. Un'esperienza così unica e fugace. Sicuramente. Devo ammettere che non sono una grande fan di quegli anni in cui ci si accontenta di una leggera spolverata. Sembra che non duri mai abbastanza. So cosa intendi. Le abbondanti nevicate possono essere dirompenti, ma creano davvero quell'atmosfera invernale per eccellenza, vero? Esattamente. C'è qualcosa di così accogliente e nostalgico nell'essere immersi nella neve con una tazza di cioccolata calda e buona compagnia. Non potrei essere più d'accordo. Beh, non vedo l'ora di vedere tutto ciò che Madre Natura ha in serbo per noi quest'inverno. È destinata a essere un'avventura. Assolutamente. E sono felice di averti al mio fianco, John, che si tratti di una leggera spolverata o di una vera e propria bufera di neve. Questa stagione è sempre migliore se condivisa con buoni amici. Oh, hai assolutamente ragione. Anch'io sono felice di averti nella mia vita, Anna. Ora speriamo in almeno una bella tempesta di neve, ok? Lezione 17. Trovare un oggetto smarrito. Ehi Anna, volevo chiederti una cosa. Mi sembra di aver perso il portafoglio all'inizio di oggi. L'hai visto per caso da qualche parte? Oh no, mi dispiace sentirlo, John. Quando è stata l'ultima volta che ricordi di averlo bevuto? Penso che l'ultima volta che l'ho avuto sia stato quando ho lasciato l'ufficio nel primo pomeriggio. Devo averlo messo da qualche parte e me ne sono dimenticato.
Capisco. Bene, pensiamo a dove potresti essere andato da allora. Ti sei fermato da qualche parte mentre tornavi a casa? Ora che me lo dici, mi sono fermato al bar in fondo alla strada per una breve pausa. Probabilmente è il posto più probabile in cui l'ho perso. Ok, questa è una buona pista. Ok, ti dico una cosa. Torna alla caffetteria e vedrò se riesco a rintracciare il team di sicurezza del nostro edificio. È un'ottima idea. Vado subito lì e vedo se hanno trovato qualcosa. Nel frattempo, apprezzo davvero che tu stia cercando di aiutarmi a localizzarlo. Certo. John, so quanto sia frustrante perdere qualcosa di così importante. Sono felice di fare tutto il possibile per aiutarti a trovarlo. Sei la migliore, Anna. Va bene, vado a controllare con la caffetteria. Ti farò sapere non appena sento qualcosa. Lezione 18. Holiday Homecoming. Ehi Anna, volevo parlarti di questo fantastico film natalizio che ho appena visto. Mi ha davvero messo in vena di festa. Oh, ditelo. Sono sempre alla ricerca di buoni film a tema natalizio per entrare nello spirito della stagione. Beh, questo segue un ragazzo che è bloccato a lavorare durante le vacanze, lontano dalla sua famiglia. All'inizio è davvero deluso. Oh, sembra una situazione riconoscibile per molte persone. Può essere difficile stare lontano dai propri cari durante le vacanze. Assolutamente. Ma poi, con una svolta davvero commovente, arriva la sua sorellina e lo sorprende, dicendogli che può tornare anche lui a casa. Au, è un momento così dolce tra fratelli. Scommetto che questo gli ha appena sciolto il cuore e cambiato il suo umore. L'ha fatto davvero. Le scene in cui i due si riunivano e tornavano a casa insieme erano così allegre e piacevoli. Posso solo immaginare la gioia e l'eccitazione che si irradiano dallo schermo. Quei momenti commoventi in famiglia sono la parte migliore dei film natalizi. Completamente d'accordo. E il film non si fermava qui, conteneva anche una serie di altri elementi festivi e divertenti. Come feste natalizie, decorazioni e tutto il resto. Oh, sembra proprio la mia strada. Adoro quando i film natalizi catturano tutte le piccole tradizioni e i momenti accoglienti della stagione. Lo stesso qui. Mi ha davvero messo dell'umore giusto per iniziare a pianificare le mie festività natalizie. Forse ti convincerò persino a unirti a me per una maratona cinematografica. Sai che sarei più che felice di unirmi a te, John. Un'accogliente serata natalizia al cinema sembra il modo perfetto per entrare nello spirito. Fantastico. Dovremo coordinare gli orari e fare un piano. Mi sembra di poter guardare film di Natale tutto il giorno.